Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi finalmente mi faccio rivedere, mi sono pure fatto il taglio nuovo, quindi sono relativamente più presentabile. Come potete vedere ho riallestito un po', siamo ancora in vie di costruzione, però ci tenevo tanto a farvi vedere i libri. I libri soprattutto perché oggi andremo a parlare di mindset e allora facciamo un po' di ordine perché molti sono inerenti al business in generale. Questo no, quello la, ecco qua. Questi sono ad ora i libri che io ho letto da inizio di quest'anno solo ed esclusivamente sul mindset. Questo qui lo sto finendo, questo qui di Bob Proctor. Però c'è Effetto Placebo del Carnegie che mi piace un sacco e che ve lo consiglio. Come trattare gli altri e farseli amici, scopri il leader che c'è in te e come parlare in pubblico. Poi ci sono piccole abitudini per grandi cambiamenti, che sarebbe Atomic Habits, non so se lo conoscete con il suo titolo in inglese. La psicologia dei soldi, perché comunque inerente al mindset aiuta tanto, anche se si parla di soldi da un punto di vista imprenditoriale, spinge tanto anche sul mindset, quindi ve lo consiglio. E The Secret, che poi va in correlazione con quello di Bob Proctor perché parla di paradigmi. E i paradigmi sono il nostro argomento di oggi. Io vi faccio passare al video, quello dove, capito, cioè che vi faccio vedere queste immagini con le giuste vibrazioni e noi ci vediamo a fine del video con i saluti, come sempre. Buona visione. Eccoci. Oggi andremo a parlare di paradigmi. Cosa sono i paradigmi? I paradigmi sono quelle idee che ci sono state inculcate quando eravamo piccoli, nella fase di crescita e addirittura quando eravamo ancora dentro la pancia di nostra madre. È assurdo come idee, paure, timori, pensieri, abitudini possono arrivare all'interno della nostra mente sin da quando siamo nella pancia di nostra madre. È assurdo, è un qualcosa di incredibile, però nello stesso tempo ci fa capire quanto noi non siamo così perché è volere nostro, siamo così perché c'è stato inculcato all'interno della nostra testa. I paradigmi funzionano a livello di subconscio, non sono consci, non sono pensieri consci che abbiamo ogni minuto. Per esempio, mettete caso che adesso vi dico elefante. Cosa avete pensato? A un elefante. Anche se magari abbiamo davanti a noi delle balene, voi stavate pensando a un elefante. Quello è un pensiero conscio, vuol dire che è stato creato da parte vostra. Nel momento in cui voi vi lavate i denti, come vi lavate i denti è un vostro paradigma, è un qualcosa di subconscio che fate ormai senza neanche pensarci. Perché? Perché è diventata un'abitudine. È diventato una routine, un qualcosa che fate tutti i sacrosanti giorni. E quindi anche ad occhi chiusi, anche con soltanto la mano destra, anche a testa in giù, anche mentre state atterrando o partendo con l'aereo, voi lo farete sempre nella stessa identica maniera. Perché? Perché siete abituati, è un vostro paradigma, il come guidate la macchina è un paradigma. Nel momento in cui state imparando a guidare la macchina, cosa fate? Ok, ora sono in prima, devo passare alla seconda, devo premere la frizione, tirare sul piede dell'acceleratore, e poi e siete in ansia, però quelli sono tutti pensieri consci. Nel momento in cui imparate a guidare, sono tutti pensieri subconsci, sono diventati paradigmi. Quindi noi siamo fatti in una determinata maniera, noi pensiamo in determinate maniere, non perché lo vogliamo noi, ma nella stragrande maggioranza dei casi è perché c'è stato inculcato nella mente che noi dovevamo pensare in quella maniera. È assurdo che noi
ancora pensiamo con la testa di altre persone. Nel momento in cui noi diventiamo consapevoli che tutti i nostri pensieri, che tutte le nostre abitudini, che tutte le nostre pregiudizi, giudizi, qualsiasi cosa sia dettato da qualcun altro, nel momento in cui noi lo scopriamo, noi lo capiamo, possiamo cambiare. Perché non è normale che noi arriviamo ad avere paure, perplessità, dubbi, freni, solo ed esclusivamente per colpa di un'altra persona. Non è normale. Noi siamo i capi di noi stessi. Noi possiamo decidere per conto nostro. Non ci serve un'altra persona che lo faccia per noi. Ma soprattutto non ci serve a un certo punto della nostra vita, quando siamo in grado di ragionare con il nostro cervelletto, non ci serve una persona che ci dica cosa fare o cosa non fare. Perché siamo arrivati a un punto della nostra vita dove siamo in grado di prendere le nostre decisioni. Dovete sbagliare? Sbagliate. Quell'errore vi aiuterà a non farlo più. Quell'errore vi aiuterà a crescere. Ma non state lì a dire, non lo voglio fare perché me l'hanno detto. Scusami, sei una pianta che non ha pensiero, sei un animale che segue il gregge, sei una pecora, sei una capra, non credo proprio, soprattutto se guardi questi video. Non lo sei. Quindi nel momento in cui ti rendi conto che tu non sei come l'ammasso di gentaia che c'è in giro, con tutto il rispetto, in quel momento tu capisci che puoi fare di più, puoi far di meglio, puoi essere meglio e così, ritornando a una delle ultime lezioni, puoi avere di più. I paradigmi non sono altro che un qualcosa che ci è stato inculcato nella testa e finché noi non li andremo a cambiare rimarranno nella nostra testa. L'odio per le altre persone, il dire le bestemmie, il dire le parolacce, l'essere sempre nervoso, l'essere sempre stressato, sono tutti paradigmi dettati dallo stare con persone che bestemmiano in continuazione, dicono parolacce ogni minuto, sono stressati, sono sempre nervosi. Sono tutte cose che non ci appartengono. Noi nel momento in cui nasciamo, ma a quanto pare anche già prima, siamo come dei quaderni vuoti. Vuoti. E noi, spetta a noi scriverci quello che vogliamo scriverci dentro. Molte persone ci scriveranno all'interno di questo nostro libro, di questo nostro quaderno, ma saremo noi ad andare a scolorinare o a cancellare quelle informazioni, se non ci piacciono. Se io non voglio essere razzista, non è perché vedo in giro un sacco di gente che lo è, allora lo sono anch'io. Se io non ho problemi con le altre persone, perché siccome le altre persone hanno problemi con me devo avercela anch'io con loro? No, le si evitano. E sono tutti paradigmi che noi abbiamo all'interno della nostra testa, che però con tanto duro lavoro e con l'impegno possiamo toglierci o possiamo modificare. Non siamo alberi, non siamo vegetali, abbiamo il potere di controllare la nostra vita, facciamolo. Facciamolo. E fidatevi, non è facile, è difficilissimo. È stato difficile leggere, iniziare a leggere con costanza, lo è ancora tuttora perché non ho perso quella costanza. Perché? Perché è un paradigma che io devo cambiare di me stesso. È difficile svegliarsi presto la mattina, perché? Perché mi sono sempre svegliato tardi. Quindi, non è facile, ma nel momento in cui voi, nel picco della disperazione dite no, voglio cambiare, in quel momento voi cambierete. E sarete la persona che volete essere. Spero che vi sia piaciuto, è un argomento eccezionale i paradigmi. È un qualcosa che se noi riusciamo a comprendere, riusciamo seriamente a cambiare quello che siamo noi stessi. Perché tu, che stai guardando questo video, puoi essere qualsiasi cosa tu voglia, puoi essere chiunque tu voglia, puoi avere qualsiasi cosa tu voglia. Basta che tu cambi
una piccola rotella all'interno della scatola cranica. Non è facile, è difficile, ma non è impossibile. Ricordati, qualsiasi cosa tu pensi all'interno della tua testa, sarà difficile ottenerla, ma non sarà mai impossibile. Io ti ringrazio per aver partecipato a questo video. Sarebbe fantastico un bellissimo feedback o anche brutto feedback sotto al video, magari per questo mezzo ruttino che mi è salito su alla fine. Però lasciatemi dei feedback, mi danno una grandissima mano nel portare contenuti che possono piacervi, che possono farvi aiutare a crescere. Perché io posso darvi dei mezzi che mi hanno dato loro, non che mi sono inventato io, che mi hanno dato l'esperienza di queste persone, l'esperienza di podcast che ascolto tutti i sacrosanti giorni. Però poi sta a voi decidere. Come dice Jim Rohn nel suo podcast, non siate follower, siate studenti. Prendete le informazioni che vi vengono date, come che si può dire, smistatele e decidete quello che è fatto per voi. Non chiudete gli occhi e fate quello che vi dicono gli altri. Prendete quello che può andare bene per voi e fatelo, ma fatelo. Rendete la giornata fantastica a una persona anche oggi, mi raccomando. Io lo sto cercando di fare ogni giorno, anche con un semplice sorriso, anche con una battutina a lavoro, per far sorridere una persona. Perché? Perché può dargli una mano, ecco, scomparsa la telecamera, allora la togliamo, ritorniamo qua. Mi dispiace, probabilmente il telefono è andato in surriscaldamento. Perché? Perché gli renderete la giornata migliore ed è un qualcosa di meraviglioso. Io vi ringrazio come sempre, vi saluto, vi mando un abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille.